Signori, buongiorno. Sì, sono sempre il Fabio di qualche ora fa che vi ha lasciato a Bratislava, ma era lo scorso video di settimana scorsa. Passate a vederlo. Siamo a Brno, siamo in Repubblica Ceca, Brno. Fa un caldo della marotta, c'è un vento assurdo, pare di essere davanti al mare, ma non c'è nessun mare. Mi è stato detto da un ragazzo di Bratislava che Bratislava è veramente una grande città per lui, alla faccia, e mi ha detto che Brno è veramente piccola. Bene, forse bastano 10 minuti per vederla. Ho l'impressione che sia fatta come un cerchio piccolo con intorno praticamente tutte le rotaie dei tram, mezzi pubblici, insomma, che ho già visto. Comunque città leggermente montuosa, perché non so se si capisce, ma stiamo salendo adesso. Città moderna, architettura veramente simile a quella di Bratislava, un po' più sullo strano, non so come definirlo, un po' più sul gotico. Piena di sdrai la città, c'è un sacco di gente che si sdraia in piazza la città. Questa cosa c'era addirittura in uno dei giardini del castello di Bratislava, c'erano gli sdrai, tipo quelli da mare, tu li potevi prendere e andare dove vuoi. Finora pare bello. Guys, siamo in ostello, aspettiamo che il telefono si ricarichi e poi andiamo a fare un giro fuori, anche se la città l'abbiamo già vista tutta. No, scherzo, dai, facciamo un giro leggero fuori, poi domani il tour completo. Comunque l'ostello era meglio quello lì di Bratislava. Qui sì, è carino, però la cucina non era un granché, la sala comune non esiste, i bagni fanno cagare e c'erano 2 blatte uccise per terra. 1 hour later. Qui in piazza centrale stanno giocando praticamente a calcetto, ma con le mazze. Non ho idea di come si chiami questo sport. Tipo hockey sulla gomma, ma con le porte strapiccole. Comunque dappertutto è pieno di sdrai. Io pensavo che fossero soltanto in quel parco del castello a Bratislava, invece a Brno ci sono sdrai dappertutto in mezzo alle piazze. Sdrai ovunque, pare una spiaggia. Pare di essere in spiaggia, sembra di essere in spiaggia. Sì! Fuori dalla piazza principale, fuori dal centro c'è molta tranquillità. Questo periodo dell'anno la gente va via da queste città qua per le vacanze e va in posti dove c'è il mare. Qui in Repubblica Ceca, come in Slovacchia, non c'è nessun mare. Rispetto a Bratislava, cos'è che ho notato? Vedo un mix di culture maggiore, ci sono più persone provenienti da diverse parti del mondo e meno gente soltanto dalla Repubblica Ceca. Ho visto gente africana, gente marocchina. Altra considerazione rispetto a Bratislava, che avevo sentito per sbaglio un italiano in terrazza, qui ho già sentito diversi gruppi di italiani, non della mia età ovviamente, ma vecchiotti, quei cuffie, con la guida, con l'ombrello. Sì, li vedete qui lì in fondo, sono un gruppo di italiani, quelli con la cuffia, quelli che vi dicevo prima. E altra cosa, un particolare non da poco che mi sono dimenticato di dire su Bratislava è che praticamente non ho visto nessuno fumare. Qua invece vedo già un po' più di gente, vedo abbastanza gente che fuma, ma mai quanto l'Italia. Vedete, quando non tutti hanno la possibilità di andare al mare, soprattutto i bambini, come abbiamo visto a Bratislava, loro si divertono così nella fontana a bagnarsi. C'è anche qualche bambino nudo, spero di non averlo inquadrato, chiedo scusa a YouTube. 12 seconds later. Volevo ringraziarvi per tutte quante le visualizzazioni e i mi piace e un gran numero di iscritti che abbiamo fatto l'ultimo mese, veramente tantissima roba, grazie di cuore, continuiamo così. Ma ragazzi, so che il 90% di voi che guarda i video praticamente non è iscritto al canale. Ragazzi, iscrivetevi, perché a voi non cambia nulla, ma per me cambia veramente tanto. Se io riesco a crescere è solo grazie a voi, quindi iscrivetevi e non rompete il cazzo. Allora, è sabato sera, sono le 10:30 circa, sono appena uscito, c'è un sacco di gente che fa running, vediamo com'è questa città di notte. A livello estetico è carina, a livello di gente, comunque ho visto un po' di brutta gente, occhio, tutti gli sdraietti che abbiamo visto oggi davanti alla fontana, nelle piazze si riempiono di notte, di sera, perché la gente fa i ritrovi là per bere. Lezioni di vita, ragazzi. Oltretutto, quando sei in ostello, come è successo gli altri 2 giorni a Bratislava, che sono tornato di notte tardi, cazzo, non puoi tornare così tardi perché c'è tutta la gente che dorme, poi prendersi la roba negli armadietti che c'è il lucchetto, andare a farsi la doccia, asciugarsi, rivestirsi, andare a dormire è un casino, non si vede niente perché non puoi accendere la luce, quindi tocca andare a letto presto praticamente quando sei in ostello. Sì. The next day. Signori, buongiorno, today is Sunday. Cazzo, mi sono abituato troppo a parlare inglese qua, perché ho parlato tantissimo, non è vero? Sì, a Bratislava sì, qui ho spezzicato qualche parola con qualcuno. Comunque, siccome è domenica, non c'è nessuno in giro e siamo belli carichi, la prima cosa da fare è andare sulla fortezza dello Spielberg. La fortezza dello Spielberg venne eretta più o meno nel 1200 dal re ceco Przemysław
Ottocaro II, un nome un po' strano, Ottocari, sì. Costruita come la sua residenza e come posizione strategica per difendere la città di Brno. Tra il 1700 e il 1800 l'imperatore Giuseppe II decise di trasformare questa fortezza in una vera e propria prigione. Quindi vennero imprigionati, torturati e uccisi tantissimi italiani. Ora è sede del Museo Civico di Brno e nel 1962 è stata dichiarata patrimonio nazionale della Repubblica Ceca. Com'è possibile che ho già trovato degli italiani qua? Cosa ci vengono a fare qui, io mi chiedo? Guarda, sdrai anche qua, ci sono sdrai dappertutto. Questo suppostone gigante che c'è in una delle due piazze principali è praticamente un orologio segnatempo, è un vecchio orologio astronomico. Non ho idea di come funzioni, ma è un orologio. Beh, siamo finiti in una messa. Una delle due piazze di Brno si chiama Piazza della Libertà. Se non si conosce la storia, questo potrebbe essere un monumento qualsiasi, ma questo è un monumento importante che è presente in diverse piazze di questa zona d'Europa, perché ricorda la fine del periodo che è stato segnato dalla peste nera, che ha fatto il disastro di morti. La seconda delle due piazze importanti di Brno è la Piazza del Mercato. Praticamente si fa il mercato tutti i giorni, ma a quanto pare tranne la domenica. In mezzo c'è la fontana di roccia più grande d'Europa. Oh, finalmente è il mio turno di buttarmi in spiaggia. Comodi questi sdrai, Se devo dire la verità, però, un po' piccoli. Veramente caldo oggi. Chissà anche grazie a sta maglietta che è bella, Però fa caldo. Mamma, fa caldo sta maglietta. Che maglietta mi hai detto comprare? Sì! Ultima cosa da vedere è la chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Gotica con interni di stile barocco. È la chiesa, la cattedrale più importante e più grande di Brno. Dentro sono andato ieri, ma purtroppo non si possono fare nei video e foto, quindi per correttezza non li facciamo. Ci mancherà vedere soltanto un loretto, che praticamente è una vecchia cappella, dentro qualcosa a livello di chiesistico. Sì, io vi insegno un nuovo vocabolario, un nuovo lessico. Ara e loretto, c'è scritto di non fare foto dentro. Ultimo estremo di Brno, sì, perché praticamente Brno dovete considerarla così: prendete un lungo segmento, sì, mica tanto lungo, nei quali due estremi ci sono due parchi. Uno si chiama Giardini Denis, che è quello dove siamo noi adesso, e l'altro è quello della fontana dove giocano i bambini nudi. E dentro questo segmento, percorrendolo, c'è tutto quanto il centro con le piazze, i vari monumenti. In mezzo, spostatevi un po' a sinistra, di qua c'è la fortezza Spielberg dove siamo andati stamattina. È semplice, Brno è fatta così. Se avete bisogno di bere con delle fontanelle ce ne sono, ma mi pare solo ai Giardini Denis, dove avete la vista su tutta la periferia, e in mezzo nella Piazza della Libertà. Ora di pranzo è venuto su un po' di nuvolo. Io, ragazzi, sono appena tornati in ostello. È successa una cosa assurda, penso probabilità quasi inesistenti. Ero alla hall, ho trovato lo stesso ragazzo che era nella mia stessa stanza nell'ostello a Bratislava. Questo è quello che hanno nei supermercati di panificati in Repubblica Ceca. Abbiamo questi pani con wurstel, formaggio, bacon, pomodoro, ma va benissimo. Ma perché sto mangiando così di merda? Perché semplicemente volevo dirvi che è importante ogni volta che si fa un viaggio darsi un budget, perché se non vi date un budget si fanno le cose alla cazzo e non si ha l'idea di quanti soldi si vanno a spendere. E tanto vale andare in un'isola sperduta in mezzo all'oceano, bellissimo, e quanto spendo, no, bisogna darsi un budget in ogni viaggio che fate, soprattutto se come me ne fate tanti, perché praticamente sono successi degli inconvenienti, ovvero il mio aereo per Vienna giovedì era 1 ora e mezza di ritardo, di conseguenza i biglietti, che purtroppo non erano rimborsabili, dei pullman che ho preso, li ho persi, e bensì 2 ne ho persi, sono sotto di 25 euro. Sono tanti, perché mi rimangono praticamente 25 euro per non sforare il mio budget e mancano ancora 5 giorni. A mostre prese ieri sera, poi d'obbligo adesso bere. Assaggiamo questa super prelibatezza del Lidl. Ma c'è anche il ketchup dentro. Salsa, wurstel, formaggio, ketchup e pane. Fa cagare questa. A few moments later. Ma
quanto carini sono. Hanno riacceso l'acqua, riposino e abbronzatura. I Sinani si fa la doccia qua. Prima sono usciti un ragazzo e una ragazza completamente bagnati, come se fossero appena usciti dal mare. 3 hours later. Guys, nel frattempo sono arrivate le 9 di sera. Domani per l'orario di pranzo partiremo in Flixbus e arriveremo a Praga. Considerazioni finali su Brno. Piccola ma veramente bella. C'è tutto nel giro di lunghezza di 1 chilometro. Poi vi spostate un po' a destra e a sinistra. È molto veloce da visitare, è molto semplice per muoversi. Non serve prendere nessun mezzo pubblico, solo ed esclusivamente le vostre gambe. È anche una città pulita questa. La città merita la visita, sì, un giorno massimo. C'è un pochina di brutta gente, soprattutto nelle vie secondarie, soprattutto alla sera, anche se questa mattina a pranzo uno zingaro mi si è avvicinato correndo, sono scappato. Però comunque a questa città gli do un pollice in su. Quindi da me e il cavallino è tutto. Mi raccomando, like, iscrizione, seguitemi sui social se non l'avete ancora fatto, per stare sempre sintonizzati su tutto. Baci, abbracci e spuaci. Ciao.